Italia, Folkalab, un nuovo progetto musicale che aggrega centinaia di artisti provenienti da ogni parte del mondo. Promotore è il musicista Mario Crispi. Il suono perfetto. Per cercarlo Mario Crispi gira il mondo da anni, dal Sud America all'Iran, partendo da un balcone assolato del centro di Palermo. Ho iniziato proprio a soffiare dentro i tubi che mia madre utilizzava per stendere la biancheria, tubi, le canne, quindi ero molto piccolo. E mi ha incuriosito sempre questo suono che si produceva all'interno di questi tubi vuoti. Fondatore degli Agricantus e anima, insieme a Francesco Calabria, di Folkalab, un progetto musicale che aggrega artisti da ogni parte del mondo, Mario mostra con mani sicure cos'è la musica. Una koiné, una lingua comune che supera ogni divisione. Questo qua ad esempio è un mey turco, che è stretto parente del duduk, che invece è uno strumento armeno. Infatti sono molto simili. Solamente che il duduk ha un suono che, diciamo, è più simile alla voce umana. Il mey è un poco più nasale. Questo è il mey, che invece è turco. Un po', ecco, c'è la chiusa. Per Mario ogni terra ha una sua geografia di suoni che va preservata dal rumore omologante delle società di oggi. Non a caso l'ultimo lavoro del musicista si chiama arenaria, una roccia che conserva sedimenti antichissimi. Ad esempio ci sono le grotte della Gurfa, che sono ad Alia, che sono 7 ambienti scavati nell'arenaria e queste 7 camere hanno 7 riverberi, 7 echi diversi, perché sono di misurazione diversa. Allora un musicista come me, che va là dentro e si porta anche altri musicisti a suonare, diventa un concerto continuo. Nella ricerca dei suoni del passato si scoprono tracce, stratificazioni comuni, echi di scambi tra i popoli. Lo scacciapensiero in Africa esiste, si chiama il karimba, è uno strumentino che si suona con le mani così e ha lo stesso suono del maranzano siciliano. E quindi questa cosa mi fa pensare che veramente siamo diversi, ma siamo spesso forse più uguali che diversi. Victor Mutwe è uno dei componenti del collettivo Folkalab. È scappato dal Ruanda nel 1994, in pieno genocidio. Partito con un gommone in cerca di asilo, è approdato infine a Palermo, dove 5 anni fa è riuscito a coronare il suo sogno, diventare architetto. Ma la sua passione rimane la musica, presenza costante nella quotidianità del suo popolo. In ogni casa poi si tiene in Africa, c'è sempre un tamburo. Il tamburo è usato per ogni forma di gioia, si gioisce con il tamburo. Addirittura il vecchio regno ruandese era il suo simbolo era un tamburo. Il tamburo cosiddetto il karinga. Se si perdeva questo tamburo significava la sconfitta di un regno. Quindi pensate che valore ha un tamburo per noi africani. Nel progetto Folkalab, che di recente ha anche prodotto un CD, si mescolano antico e contemporaneo, folk ed elettronica, nella convinzione che identità e diversità siano facce di una stessa medaglia, la vera moneta per costruire la società del futuro.